Ce l'hai fatta! Chi è? E ti dirò di più, l'azienda che stai parlando tu è Martelli. Vai. Buon pomeriggio, sono Filippo Nordi, questa è Romagna Calling, siamo in diretta da Radio Centrale qui a Ronta, il centro del mondo, dichiarato recentemente il centro del mondo, cioè da ora in poi tutte le misure, quando vedi cartelli, Ibiza, New York, 3.000 km, cioè è tutto misurato da qui, vero Roberto? Ci sono venuti stamattina con questi nastri per misurare, c'è un disastro. Oggi è mercoledì, sono le 12 in punto qui a Ronta, da voi nel vostro mondo saranno circa 12:15. Oggi abbiamo, che qui siamo in un tempo, spazio temporale diverso dal resto del mondo, ci distinguiamo. Oggi è la giornata di Guess My Job. Per chi non lo sa, Guess My Job è un gioco che viene invitato in un personaggio della zona autoctona della zona che io non conosco, che tutti gli altri conoscono, io devo indovinare che lavoro faccia. E oggi abbiamo con noi Davide. Eccoci, ciao Grazie Filippo di e ciao a essere tutti. venuto. Grazie a voi dell'invito. Adesso mandiamo il primo pezzo di musica, ringraziamo i nostri sponsor, ti spiego un po' le regole e partiamo, va bene? Perfetto. Ok, cosa abbiamo Robby? Abbiamo il verb. Aspetta. E c'è con noi anche il grandissimo Roberto Lighi, il dilettore, come direbbe un cinese. Prego. Just an illusion, imagination, nel nero succede sempre qualcosa. Davide, il nostro ospite, è venuto a giocare a Guess My Job, si è ribaltato, quindi è un indizio che il lavoro che fa, cioè sei ribaltabile. Sono ribaltabile. Allora iniziamo con Guess My Job. Allora Guess My Job, io faccio delle domande, lui mi può rispondere solo sì o no, cerco di indovinare che lavoro faccia. Fra una mezz'oretta, se non mi sto avvicinando a un lavoro, mi date qualche indizio, perché è anche bello per l'ultima ora parlare proprio di quello che fai, perché tutti quelli che sono venuti qua sono tutte le eccellenze autoctone che fanno dei lavori particolari. Quindi partirei, sei pronto? Vai. Sì o no, mi raccomando. D'accordo. Tu fornisci un servizio? Sì. Ok. Io potrei essere un tuo cliente? Questa è una nuova domanda che uso tutte le volte. Potrei sponsorizzarti qualcosa, sì, potresti essere un mio cliente. Cioè, la tua clientela, Non sono privati. Non sono privati? No. Cioè, quindi io come azienda... No, io parlo, io Filippo. No, tu Filippo no, però Ok. potresti sponsorizzare un mio prodotto. Questa è un po' ambigua la cosa, perché magari inizia delle vecchiaie. Ok, è un no, però Non puoi andare a comprare come privato. Esatto. Ok, quindi tu fornisci un servizio alle aziende. Sì. Sei un consulente. Sì. Ok, c'è un settore specifico? Sì. Ok, cioè un'azienda specifica si rivolge a te, non tutte le aziende, quindi non è una roba di contabilità, per No. esempio, cioè una roba che è specifico, Sì. cioè ci vuole l'azienda giusta che chiede del tuo servizio. Ti Ok. sembra un contabile? No, ma magari tu, magari gesti. Ok, voi in Radiolandia, allora Davide si è presentato un look molto hawaiano, cioè surfista, molto easy, però ogni cosa che lui indossa è scelto con cura, quello si capisce. È in forma fisica eccellente, tatuato un po' come me, quindi una persona che ci tiene all'estetica. Ed si presenta molto bene, perché ovviamente in radio non lo vedono, quindi, però non mi dà un indizio preciso della cosa che fa. No. Ok, quindi tu fornisci un servizio alle aziende, però un'azienda di un certo tipo. Mhm. Ok. Sì. È molto tecnico l'azienda che si rivolge a te, è una cosa. Sì. Sì. Ok. Sto andando bene per adesso, che poi peggiora man mano. Allora, è una cosa molto tecnica. Ha a che fare con la creatività? Assolutamente sì. E loro non lo indovinerai mai. Dai Filippo, Ok, ce sì, la ok. facciamo. Ok, allora una cosa della creatività ha a che fare proprio con la struttura dell'azienda o dove si trova l'azienda? Ha a che fare con lo stabilimento o proprio la funzione dell'azienda? La funzione dell'azienda. Ok, creativo. Vabbè, un'azienda si rivolge a un creativo esterno per
io sto pensando a voce alta per aiutare la gente. Grafica, arredamento, non credo che sia una roba musicale, sì, ma quell'ambito lì, tutto il marketing. Quindi è una cosa specifica, cioè è digitale quello che fai? No. Allora, mandiamo un pezzo di musica. Okay. Allora, Patti Smith, Because the Night, one of my favorites. Ok, The Killers, Somebody Told Me. Ok, signori, siamo qui con Davide che è venuto a giocare a Guess My Job, il nostro giochino che svela il lavoro di... scusami, allora non vedete, ma io ho Jimmy qua davanti a me, il nostro fluffer, che ha appena tirato su la maglietta, fa vedere la pancia abbronzatissima, cioè è difficile che mi trovo senza parole, vero Roberto? Che tu, Roberto, sei salvato perché era girato di schiena. Ok, stavo dicendo che Davide surreale questa cosa. Secondo me sono nel Matrix che mi sveglierò. Può essere, domani tutto questo non tutto un esiste. sogno, esatto. Vabbè. E facciamo un recap del lavoro che fa Davide, che è un'eccellenza della zona, che io accolgo e mi interessa molto sentire cosa offre la Romagna, il posto che ho scelto di vivere. Allora, vai. Davide fa un lavoro creativo, Sì. I clienti suoi sono delle aziende, Sì. ma non ha a che fare col digital. Bravo. Quindi è una cosa, dico largamente parlando, artigianale, cioè una cosa che si produce Sì. fisicamente Sì. con le manine, Sì. quelle manine lì. Sì. Cioè non è un software. Però non è digitale. Grazie Roberto. I speak Italian, don't worry. Cioè, Roberto ogni tanto, perché è un altruista, mi aiuta con l'italiano, vero È Roberto? sempre un'eccellenza anche questo del Made in Italy, quello che faccio io. Però autoproclama un'eccellenza del Made in Italy per le aziende. Ok, a mia mente lavoro in modo molto particolare. Io non ti ho immaginato con una camice bianca al tornio, però non credo. Guarda, il camice bianco c'è. Ma io ti posso aiutare un pochino adesso? Ancora no, Ancora dammi 5 minuti. Va Però bene. camice bianco c'è, Va quindi bene, vuol va dire che è bene. una cosa in un ambiente che Ho il tu camice lavori. bianco. Tu lavori. Il gelataio, no, non mi dire che fai il gelataio. Non è vero, non è vero. Peccato. No, sarebbe stato bellissimo. Fornisco le aziende col gelato. Ok, camici bianchi mi viene in mente un laboratorio, Sì. un posto non sterile ma molto controllato. L'ambiente Laboratorio. Ok, guarda loro due, guarda Roberto e Jimmy Sta che andando sorridono. forte, sto Allora, il laboratorio è per le aziende un'eccellenza. Allora, voglio capire che tipo di azienda. È un'azienda, deve essere, mi viene in mente dire, alimentare. Vai con la musica. Perché il camice si chiama medico. No, chi chiama roba biologico. Vai con la musica, è stato bellissimo. Non prende. Ma la risposta thank you. Allora, stavamo parlando di quest'album che è considerato, chi non lo conosce, cioè è considerato uno degli album più belli di sempre da una persona, Simon Cowell, che io sono d'accordo con lui, e questa ha rappresentato l'emancipazione di tutte quelle donne che avevano un po' da rabbia non espressa. Andatela a sentire, perché lei canta di una storia finita, un po' come Adele che fa recentemente. Ok, siccome stiamo andando molto easy con Davide, con il suo Guess My Job, abbiamo scoperto nel nero che lui è anche un ballerino. Già. Ma non è questo il lavoro, Che non va in giro per le aziende ballando Col sulle camice. punte, sulle punte. E sotto il camice cosa? Tu, lo chignon, vai in giro. Ok, allora tu magari. prova, perché no? Allora, praticamente Davide è un'eccellenza italiana che fa una cosa specifica, fornisce le aziende lavora in un laboratorio, Sì. non è un laboratorio alimentare, No, esatto. quindi è qualcosa di preciso, non è digitale, Non è quindi digitale. produce qualcosa. Sì. È una cosa di precisione, immagino, a questo punto, visto che sei in un laboratorio, cioè non può essere una roba alla buona. Esatto, diciamo che seguo una ricetta.
Quindi, con molta precisione, visto che sei nel esatto, laboratorio. quindi c'è Quindi della... è una ricetta che deve essere mantenuta uguale, Se tu controllatissima. vuoi riprodurre Lì me lo vuole questa dire, non vedo l'ora di determinata dirmelo. cosa, no, se tu devi seguire questa determinata cosa, devi seguire la ricetta. Ma non è alimentare. No, Cosmetica. no, Oddio, ci ho provato, perché ci sono delle eccellenze d'Italia per trucchi e cosmesi. No, infatti, dai, no. Altissimo, è una zona cremonese, tutti i trucchi, quelli che costano un botto, li fanno tutti lì, me l'hanno detto. Però non è questo. Perché ovviamente io fondotinta la mattina. Però non sei proprio lontano da quello che, cioè da proprio il prodotto che viene utilizzato nella cosmesi, diciamo proprio la materia prima. Quindi tu Potrebbe produci- essere utilizzata La anche cosmesi. nel mio settore. Ok, tu produci una cosa che deve essere controllata proprio precisamente, è un ingrediente. No, non è che deve essere controllata. Io la cosa che produco, per essere prodotta, si segue una ricetta. Oh, ok. E in questa ricetta ci sono delle cose simili che possono essere collegate al mondo della cosmesi. Se no dopo ti aiuto troppo. Ok. Ed è una ricetta, ma viene modificata, cioè fanno delle ricerche su questa ricetta che viene migliorata? Sì, le faccio anche io. Cioè quindi è una ricetta che può Però essere tu prima non devi- è però per prima la tu devi pasta capi- Barilla che è praticamente uguale Devi da capire sempre. il settore. Non è cosmesi, non è alimentare, non è edilizia. Non ho No. detto edilizia, non è edilizia, non è alimentare. È retail, qualcosa di retail, che io vado in negozio e me la compro. Anche sì, assolutamente Anche è sì. la risposta peggio che mi puoi dare, perché Sì. anche... Sì, diciamo che come obiettivo finale c'è quello. Quindi io posso andare in negozio e comprare una cosa che tu hai avuto a che fare con la produzione. Ho fatto io, sì. Che hai fatto proprio te nel Sì. tuo laboratorio. Sì. Impossibile. Sono le 13, è passato già un'ora e non so quanto sono vicino. Da 1 a Di 10. molto. No, no. Sono vicino? Per me sì, nel senso Vabbè, non per ti te è vedo, facile, non ti sento così lontano. Anche il settore. Allora, alimentare ho detto, non ho detto No, ti manca il settore Ok, e la aspetta, categoria. Aspetta. Ok, allora, alimentare no, No. ma non ho detto agraria, perché non c'è, cioè l'alimentare è una cosa, l'agricoltura no, è un'altra cosa, ma non è anche quella, quindi non è una cosa che si mangia. No, se tu adesso parlavamo di cosmesi. Ok, e ci sto arrivando. Quindi Cosmesi è fatto di ingredienti che porta a fare un prodotto. Io sto guardando dentro, nessuno mi sta guardando, tutti sta guardando la parte opposta. beh, Ok. forse solo Jimmy lo sa. Allora, facciamo così, Robin. Sì, lo sa, c'è, sapete voi. c'è il telegiornale, vero? Fra poco? No, andiamo Andiamo con Adele. Ok. Io ho bisogno di pensare un attimo. Vai. Un po' di musica, cosa abbiamo? Adele. Giusto, Rolling in the Deep, parlando Rolling in the di, Deep. parlando di donne emancipate che parlano delle loro esperienze Esatto. negative. Che poi dopo si arrabbiano e si rifanno. Adele Rolling in the Deep, perché stavamo parlando di donne emancipate che esprimono il loro disagio attraverso la musica che tocca tutti praticamente, che tutti ci siamo passati tutti. Allora, Davide è qui a giocare a Guess My Job, che stiamo stringendo piano piano, fa una cosa tecnica, fornisce delle aziende, è un'eccellenza italiana e si veste con un camice bianco, Sì. che fa pensare che è una roba super tecnica, dici che lavora in laboratorio. Settori no, sono alimentare. E l'altro qual era un no? Cioè mi sono dimenticato. Guarda, tutti no. Hai detto cosmesi. Allora è settore medico. No. Ma come no? Scusami, è l'unico che è rimasto. No. Cioè, Allora dai, ti do un Dammi un aiuto. aiutino che abbiamo passato l'ora. Se tu devi pensare a cosa fa grande l'Italia all'estero, È il settore alimentare. anche bravissimo, mandolini. ma non è questo. Allora, c'è moda o c'è l'automobilistico? Esatto, Moda. e il turismo. E il turismo. Quindi moda, sei più da moda, non ti vedo a cambiare l'olio Tant'è alla che Ferrari. infatti uno si può trovare qualcosa che ho fatto io inizialmente anche nel negozio. Ti occupi di accessori? No. Posso avere un paio di no? Devi capire, sì, va bene, dai. Devi capire infatti il settore della moda in cui mi occupo io.
Allora, il retail, ha detto che il prodotto finale c'è del tuo dentro in alcuni Sì. prodotti. Stiamo parlando di abbigliamento? Sì. Ok, allora nell'abbigliamento cosa c'è che devi seguire una ricetta? Le fibre sintetiche, le tinteggiature, cioè le si chiama, tipo, tinteggiature. Ok, tinteggiature non sei lontanissimo da quello di cui mi occupo. Mi viene da dire tipo i lavaggi dei jeans che sono particolari. Sono tutti sorpresi che ci sono arrivato, perché c'era uno famosissimo a Bologna che ha inventato il stonewash, comunque, che aveva le lavanderie. Io sono andato a visitare, che mi chiama Bertelli o Bartorelli. Allora, la diciamo? Allora, sono arrivato? Ce l'hai fatta! E ti dirò di più, l'azienda che stai parlando tu è Martelli. Martelli, E bravissimo. il signor Martelli, lo Stonewash, l'ha inventato casualmente perché gli è capitato di... No, ci sono arrivato. Lo Stonewash, per chi non lo conosce, è l'effetto di usura, di invecchiamento slavato. del jeans, esatto. Sì. No? Il jeans inizialmente è scuro, color indaco, invece quando ha tutto quell'effetto sale e pepe proprio... Sì. Classico Anche c'era jeans anche l'ice wash Levi's che era avete in mente. inguardabile. Esatto, Sì, sì. veniva fatto proprio con la pietra pomice in macchina. E l'ice wash poi è stato un errore perché uno pensa. inavvertitamente ha buttato un po' di cloro Sì. nella lavatrice Sì. in una delle aziende, delle lavanderie del signor Martelli. Sì. E la pietra pomice assieme al cloro Fa quell'effetto. ha fatto l'effetto marmorizzato. Ma qui sono arrivato. E Ma la è mia incredibile. azienda è la... come si dice? Adesso mi sfugge. Produttore. È quella che fornisce i prodotti chimici al signor Martelli e a tutte le lavanderie più importanti del mondo. Conosco anche Martelli, che ci sono anche andato a vedere. Pace all'anima, è venuto a mancare qualche anno fa No, il signore. ma era sì. carinissimo. Io Molto, sono andato molto, a visitare molto. la sua fabbrica che è vicino a Bologna, mi sembra. Imola, la prima Imola, poi dopo ce n'aveva una Medolla. Le lavatrici enormi e lui tutto vestito elegante mi faceva vedere come funziona. Sto parlando del 93. Esatto. Lui Ma proprio se ti rendi conto ci sono arrivati? fece la storia. E io mi occupo, sono quella figura tra il prodotto chimico e la moda, ovvero sono il ponte che sviluppa le nuove tendenze che ci sono nella moda con i prodotti chimici. Quindi ho tutto un team di chimici alle mie spalle con i quali io collaboro giornalmente. Vado lì, gli dico: sentite, mi tirate fuori questo effetto voglio venire a pelle, vedere. questo effetto lucido, bla bla, Voglio e venire poi a vedere. facciamo la ricetta, eccetera, facciamo i prototipi. Dove? Allora, l'azienda adesso è in Cina. Ah. Da poco è in Cina. Una volta era a San Marino, adesso è in Cina, però ho un laboratorio anche a Vicenza. La tua azienda? No, non è la mia azienda. Ok, fai tecnico, cioè uno dei tecnici. Esatto, sì. Ah, ok. Io lavoro per questa azienda. Però bellissima sta cosa. Ora sono diventato anche un libero professionista, quindi lavoro anche per consulenze, quindi i miei ma clienti pensa sono posso- i brand o le lavanderie. Mi sto meravigliando da solo che ci sono industriali. arrivato. Cioè, Piano piano. ma la roba pazzesca. No, allora sono... E tutti mi dicevano: non indovinerà mai, non indovinerà. Ma io sapevo che insieme ce l'avremmo No, fatta. perché poi è un settore, cioè, queste cose sono quelle cose, cioè, uno ha visto la famosa scena di Diavolo veste Prada, che lei dice è blu, e lei ti fa tutto il racconto Il di come è lapislázuli, arrivato quella ceruleo, lì, ceruleo. Sì, perché voi non vi rendete conto, però andate a comprare un paio di jeans cioè subliminalmente scegli una cosa che è stato inventato 2 anni prima o 2 stagioni Sì. proposto 2 stagioni. Sì. Quindi se tornasse l'ice wash, che è una roba che a me già mi faceva schifo quando è uscito negli anni 80, Sì, ma c'è sempre quello, è ciclico. ma tipo, ma per esempio la Diesel, un'altra eccellenza italiana, che i jeans che ha fatto 20-25 anni fa la Diesel promuoveva tutti quelli lì. Io sono sempre stato uno che ha adorato l'indaco scuro dei jeans, che piano piano te lo consumi da solo. Però anche tutti i taglietti che adesso fanno col laser, Sì. e la lavano, che diventa, si dice frayed in inglese, tipo così sfilacciato, grazie Roberto. E c'è qualcuno dietro che la fa, e ce l'abbiamo con noi. Esatto, e poi ogni cosa ha la sua evoluzione, perché una volta, come dicevo prima, l'acid wash è nato per sbaglio con Sì. il cloro. Ora il mondo sta andando tutto verso la sostenibilità, quindi già anche la pietra pomice non viene più utilizzata tanto Però quello si con può piacere, riutilizzare, perché però crea tantissima scarto, tantissima melma, diciamo, Sì, che quando che è, esce l'acqua che è con tutte le difficile fibre. da depurare.
E invece del cloro adesso ci sono sostanze, prodotti alternativi, chiamiamoli ecologici, sostenibili, quindi tutto in evoluzione. L'indaco che dicevi che ti doveva rimanere blu ma si scoloriva, adesso non vogliono che si scolorisca, quindi ci sono delle resine che fissano l'indaco in modo tale che tu questo pantalone lo puoi indossare. Io adoro questa roba. Vita natural durante, che ti rimane di quell'indaco. Ma ok, io insomma un attimino devo processare tutta questa informazione. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo una canzone. Adesso mettiamo Blue Jeans di Lana Del Rey. Anche, sei bravo? Non la metti veramente? No. No, è Celeste Rihanna. Eccomi. Allora, sono qui con Davide, che tu dicevi non indovinerai mai che lavoro faccia. L'ho indovinato. Sì. Lui è come si descrive il lavoro che fai? Designer del lavaggio del jeans. Sì, lui Ice Wash, Stonewash, tutte quelle. Io ho anche citato anche Luigi Martelli. Ho detto Bertelli, ma Martelli, che sono rimasti scioccati tutti. Adesso che c'è un pezzo di musica, poi lo diciamo, perché è interessantissimo. Cioè lui certo, fa tutte le prove. Difficile anche. Ma fate vedere le foto tipo dell'azienda per quale lavora, ci sono tutti questi jeans con l'oro sopra, tutti fatti per la diesel. Ma dove lavora? In che regione soprattutto? No, l'azienda è un'azienda. Ciao, ciao. Piacere, io sono Davide. Ciao. Ciao caro. Cioè, ciao. l'azienda è la produttrice di prodotti chimici. Ah, è perfetto, ok. Quindi c'è il laboratorio di ricerca e sviluppo dove facciamo i prototipi, quindi i nostri clienti sono tutti i brand o le lavanderie industriali. L'azienda inizialmente era San Marino, adesso è diventata cinese. No. Sì, però in Italia c'è lo stesso un laboratorio che è in provincia di Vicenza. Ah, meno male, comunque è un incubo, E lui Mirko vabbè. fa i corsetti e Davide si è tatuato un corsetto. Un corsetto tipo. Ah, carino, dove? Dove me lo sono sulla tatuato? gamba, dove l'ho tatuato secondo te? Che ne so, sulla schiena, su un braccio, una... No, intorno alla vita. Mi sono fatto il corpetto sotto il petto. Ecco, perfetto. Che fa un dolore da Madonna lui. Sì, ok, sono morto. aspetta, allora, ce l'hai il jingle? Vorrei una cosa, guarda. Ok, allora ci siamo collegati con Mirko, il nostro amico Mirko Tomei per le notizie dall'altra sponda, anche perché c'è qui con noi che tutti sono sbalorditi che ho indovinato il lavoro che fa Davide. Beh, ma tu sei acuto, non è che sei proprio, no? No, ma per esempio non ho indovinato altri lavori molto più semplici, è un peccato proprio esattamente quello che fa lui. E siccome tu sei un designer, vogliamo che vi parlate tra di voi del vostro Allora, settore. lui fa un bellissimo lavoro, anche abbastanza complicato, devo dire, anche tecnicamente, però è importantissimo oggi nell'industria. Diciamo di nuovo della a chi moda. ha appena sintonizzato il lavoro che fai, Davide. Esatto, diciamo che semplicemente potrebbe essere definito come designer del lavaggio del Esatto. jeans. Ma solo jeans o altri tessuti? No, anche il cotone, anche tutto il discorso della tintoria, però diciamo che c'è più mercato Beh, e più denim. sì, nel denim. Perché io ho in casa le Beh, tende importantissimo. di lino spalmato. Sì. Che tu saprai esattamente Sì. come l'hanno fatto, che Sì. lo rende un po' più rigido, Sì. bellissimo. Sì. Allora, parlate tra di voi. Vai Mirko. No, guarda, c'è poco da dire. Veramente io volevo dire un'altra cosa. Beh. Ti rubo un attimo per dire una cosa. Mi prendete sempre in contropiede. Allora, intanto volevo tranquillizzare tutti, visto che devo dare delle notizie da questa sponda, che l'uomo vestito da cane che si aggira per Viareggio la notte è uno scherzo. Cioè, in realtà è stata tutta una roba, non è vero. C'era un uomo Non che è gira in un notte serial vestito da killer. cane, tipo quei costumi da carnevale, che poi va addosso alle La gente macchine. era spaventata. Oddio. Mi ha fatto vedere il video, è No, inquietante. è tutto immagino. tutto finto. Abbiamo scoperto Ma che perché è tutta vedi, una goliarda. scusami, ma i toscani ci vogliono copiare. Qua abbiamo i pavoni e di là invece si vogliono No, fare ma quelle allora, fermi tutti, questa cosa di... Come Non ci Giuseppe viene la Marina, BBC in Versilia, non ci viene. No, ma la Rai sì, ha rotta, grazie a me. Io voglio i pavoni che sono in quel posto. Cioè, io vieni. impazzito. Cos'è che vuoi in quel posto? Non ho I capito. pavoni. Non ho capito, cosa ha detto? Un problema di linguaggio. I pavoni. Ah, ok. Sempre un uccello è, Mirko, sta attento. Voglio un pavone che è in quel posto. Buon appetito a tutti. Buon pranzo, buon pranzo. Sentila. No, ma io non mi collego più,
io non mi collego più. Comunque il suo lavoro è meraviglioso, lo conosco, e poi in fondo la finitura dei tessuti è quella che gli dà proprio il sapore, quindi lui fa un lavoro speciale, veramente è speciale. un'eccellenza italiana, perché poi Certo. a parte che diceva che queste fabbriche pian piano se ne vanno in Asia, Certo, però il tecnico nasce tutto dall'Italia e rimane un'eccellenza, Sì, quindi ancora, anche ecco, consulente, sì, no? sì, è ancora molto Ma apprezzato. te l'ha mai Guarda, mandato là? Sempre. Mi allaccio a quello che abbiamo detto inizialmente e al suo corsetto tatuato. Ho letto un'intervista di Mr. Pearl stamani, ma deve essere una dichiarazione già di qualche anno fa, dove diceva che in Europa il suo lavoro artigianale fondamentalmente ormai viene in qualche modo declassato e cercano tutti di farlo fare in posti all'estero a prezzi molto migliori, e purtroppo questa è una realtà che colpisce probabilmente anche la couture, quindi è una triste evoluzione del mercato. Sì, Detto ma ci questo, provano, ma non ce la fanno. non ce la fanno, me lo so che non ce la fanno, solo che quando avremo l'onda di ritorno io sarò morta. Speriamo presto allora, Enrico. Filippo, No, presto che ritorno, non presto che tu muoia. No, no. Che ci sia un ritorno presto, che non sai guarda, Vai. Comunque, a parte questo, vogliamo parlare. Ho cucinato delle arzelle oggi, uno spaghetto alle arzelle di lusso. Sì, Viva grazie, l'estate. buon appetito, buon pranzo a tutti. Poi noi sappiamo, non so come se lo fate qua, fare le arselle è una cosa che fanno in Toscana, no? Sì. Che vedi la mattina presto queste persone con un marchingegno artigianale, con un palo. Un rastrello a mano. Ma sono che le telline, viene- sono Sì, le le bombole, telline. non Le non marcotti, telline, no, sì. le telline. Sì, poi ha un altro significato fare le arselle da noi, però noi andiamo avanti. Perché? Che cosa vuol dire fare le arzelle Ma da come noi? te non lo sai, sei di lì? Poi te lo dico dopo, non posso dirlo adesso. Addirittura. Ma posso Quella dirlo? roba porno? Allora, pensa una l'azione, porno. pensa a vedere un signore che cammina all'indietro con quel palo in mano e l'azione che fa, cosa ti ricorda? Canacchiera. Sigla. Ok, e gli sponsor scappano. Va bene, Roberto c'ha la testa tra le mani, che dice che questo è il momento che gli sponsor strappano. Roberto, questa è colpa tua, perché se ci fossero degli autori non accadrebbero queste cose. Ognuno deve prendere proprio responsabilità, vero? Io voglio gli autori. Ok. Comunque Davide ci spiegava tutte queste cose che proprio lui si veste da chimico, praticamente, tipo piccolo chimico. Sì. Ma certo. Cioè, poi la gente non capisce quanto c'è dietro. Ma Davide saprà anche che esistono figure veramente chimiche che lavorano anche per le pelli, per... Sì, ma infatti io ho tutto il mio entourage di tutti questi specialisti. Esatto. Senza i quali io non potrei andare da nessuna parte, perché... Bravo. Io ho un'amica che il padre lavora, se non sbaglio, in Albania o giù di lì, e fa il chimico, è un tecnico per la colorazione dei pellami, cioè, quindi no, ma per carità sono figure importantissime. Quindi italiani, ricordate, dovete essere fieri delle eccellenze italiane in tanti settori. Perché cercando di indovinare il lavoro, ho detto alimentare no, perché lui pensa un'eccellenza italiana, ho detto pizza, pasta, macchine, mandolino, ho detto anche a un certo punto. Cosmesi, anche la Cosmesi ho nominato. A te non ti è venuta in mente la moda come prima? No, come prima italiana? no. Con prima eccellenza in Italia alimentare, scusami. Dopo la moda, secondo posto la moda e poi automobilistica, immaginavo. Ma andiamo un pezzo di musica e poi vi collegate dopo. Cosa abbiamo, Roby? Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Cheers for fear. Dai, parlaci te. Dovresti prendere te quel negozio, lo sai. Ok, Everybody Wants to Rule the World by Tears for Fears. Scusami, il microfono si allontana. Tears for Fears. Abbiamo in collegamento dall'altra sponda Mirko Tomei che si sta interfacciando con il nostro ospite Davide di Guess My Job, che fa un lavoro particolarissimo che tra l'altro a tutti voi che non ci credevate io ho indovinato. L'hai indovinato. Grazie. Siamo stati bravi, ma dai, perché siamo sei stati bravi. bravo, alla fine sei bravo, ti bastano pochi indizi. Insomma, c'era uno molto più facile, non ci sono arrivato. Comunque stanno parlando loro due perché sono più o meno nel stesso settore.
In qualche modo diciamo che lavoro con un prodotto finito e lui è quello che lo realizza, quindi esatto. Sì, in qualche modo sì, la filiera è questa. Comunque tutti quanti in ascolto, andatelo a vedere, diteci dove ti possiamo vedere su Instagram o quello che fai. Allora, diciamo che pubblico anche sul mio profilo personale, che è il mio nome e cognome, Davide Vagnetti, sui social, oppure quello lavorativo è Garmon Chemicals. Garmon Chemicals, ma è una roba pazzesca, cioè proprio da prendere ispirazione da tutti questi tessuti che fa. Ma certo, sono lavorazioni incredibili, ma poi il bello è quello che si può fare sempre andando avanti, seguendo le richieste del mercato o degli stilisti, è una cosa bellissimo, la fase creativa, progettuale, la fase progettuale è pazzesca. Ma cioè, Mirko ogni tanto è un po', parliamo della moda, è stata la moda perché lui commenta le sfilate, tutte queste cose un po' più mondane, che ultimamente era un po' affranto, si può dire, vero? Non mi piacciono molto questi rimpasti di direttori creativi, mancano gli stilisti, mancano i volti, Sì, ho capito quello che vuoi dire. Scena. Adesso c'è Achille Lauro che fa il direttore artistico. L'hai saputa cosa ha fatto alla fine? Ora ve la racconto io. Ieri è uscita questa collezione, ora mi denunciano, e praticamente si è scoperto che è disponibile solo in taglia 40. E che ogni negozio che l'avrà ne avrà soltanto un pezzo per. Quindi l'avevano annunciata come una cosa esclusiva, ma la domanda è esclusiva in quanto ad esclusività o perché esclude qualcuno? Questo è stato un po' quello che ho sentito dire dalle blogger in giro sul web, su Instagram. Sì, che poi oggigiorno che non si può dire sei ingrassata e cose, scusa, ma perché fai solo la taglia 40? No, ma poi la domanda diventa quasi un gadget, quindi alla fine avete promosso una collaborazione che tutto sommato sembra più un'operazione di gossip. Comunque io ho visto qualche foto e aspettavo una cosa peggiore, devo dire. Dolce & Gabbana. Esatto, cioè copiato da qualcun altro, cioè spudoratamente. Ma te, Davide? No, non è copiato, guarda, non sono d'accordo. No. È un po' diciamo che è un'ovvietà, nel senso che quelle cose le potremmo aver viste in tantissimi altri brand in collezione, ma io non voglio sindacare la creatività perché non mi aspettavo di vedere una collezione di haute couture, ci mancherebbe, ma neanche un prêt-à-porter d'altissima gamma, però comunque sia un lavoro identitario che lo rappresentasse. Poi magari lo rappresenta perché ci saranno non ho letto tutto, forse veramente lì c'è un po' dell'anima del personaggio. Quello che mi ha fatto strano è stata la distribuzione della collezione. Sì, in effetti è un po' strano. Allora vi devo salutare. Okay. Scusatemi, ma ho un'emergenza. Va bene, ciao Mirko, ciao, grazie, Mirko. Grazie mille. Ciao. Quindi Davide, non so, cioè, a parte cioè, un grande cliente tuo è la Diesel, mi diceva che producono tanto Danny, ma anche i designer di haute couture, come dice Mirko, si rivolgono a te? Allora, negli anni sì, ci sono stati tante collaborazioni anche con Gucci o italiane, ma anche francesi, No, pensavo francesi no, Chevignon, qualcosa così no, però per dire Hugo Boss molto anche, sempre o per Ralph Lauren, sempre per il denim. Scusami, ma tutti i trattamenti che fai li puoi fare anche sui sintetici, sul lino, su cotoni, tipo un camice di lino, stonewash si può fare, però deve essere proprio stare attento perché è delicato. Sì, diciamo che adesso, ecco, come dicevo poc'anzi, la pietra proprio adesso è stata sostituita da degli enzimi che riproducono lo stesso effetto, e anche all'interno della stessa famiglia degli enzimi poi ci sono gli enzimi naturali, gli enzimi che lavorano a freddo piuttosto che a temperature alte, quindi c'è un risparmio anche energetico, ci sono enzimi addirittura che lavorano senza acqua. Pensa, quindi come fai? Dove li metti? È una polvere, è una polvere che agisce nella lavatrice sul capo umido, però senza l'utilizzo né di acqua
e né di temperatura, quindi c'è un risparmio ecologico sia in termini economici. Se io vado a comprarmi un paio di jeans da un fast fashion che trovo nel centro commerciale, c'è anche del tuo. Magari non direttamente, ma loro hanno copiato da una cosa che tu hai progettato. Sì, diciamo che collaboro con quel gran fast fashion che pensiamo tutti, che inizia con la Z, finisce con la A. Si può dire, Zara, non è quando non siamo al vincolati. Esatto, tra l'altro è tipo entrare alla NASA, andare da loro, sembra un aeroporto, sembra. In Spagna? Alla Corugna, in Spagna, nel gruppo Inditex, bellissimo, sono super organizzati, eccetera. Poi però dopo producono tutto fuori. Certo, come fanno? Io so che quello che faccio io viene prodotto in Bangladesh. Ma scusa un attimo, cioè tu progetti in un laboratorio un effetto che sembra abbastanza complicato come lo descrivi, come fanno a riprodurlo in Bangladesh? Esatto, succede così, che mi invitano perché hanno piacere che io gli faccia vedere le ultime novità delle mie creazioni. Quindi io come un rappresentante presento la mia collezione quello che può ai fare designer e loro selezionano i capi, quello che gli piace. Ok. A volte succede che poi mi rimandano nel mio laboratorio i loro tessuti con i loro modelli sui quali io devo riprodurre lo stesso effetto, ok? Se poi loro danno l'ok, a loro verrà fornita una ricetta, come dicevo prima, di tutti i passaggi che devono essere eseguiti per riprodurre quel determinato lavaggio, quel determinato look. E poi verrà prodotto nelle lavanderie industriali e io so che i prodotti che seguo io vengono poi prodotti in Bangladesh. Quindi ho un mio collaboratore, un mio team in Bangladesh che seguirà passo per passo la messa in produzione dal prototipo alla produzione. Ma esiste un brevetto industriale su queste cose? Allora, noi abbiamo dei brevetti industriali su dei macchinari. Ah, ok. Per dire anche le ricette, immagino. La ricetta non ha un brevetto, c'è questo patto, diciamo, di collaborazione con il cliente finale, al quale comunque è nel suo interesse comprare il prodotto chimico della mia azienda per riprodurre quel determinato effetto, perché se così non fosse l'effetto non sarebbe quello. Ok, perché se l'effetto è così è perché ha utilizzato il mio prodotto. Sono andato a vedere la pagina di Garmin Chemicals, c'era un jeans bellissimo con un effetto cangiante oro, non so se è applicato o enzimi, quello che è. Ma quello è difficile da riprodurre, ha un costo elevato, immagino. Allora, quello lì è stato un esempio per dire che è proprio venuta la collaborazione diretta, la richiesta diretta proprio dalla Diesel. La Diesel ci ha contattato perché stava cercando questo determinato effetto, ovvero è come se fosse un muro screpolato, con questo foglio screpolato in particolare color oro, su una base di un black denim, quindi sulla base nera. Bellissima, trovo. Quindi noi abbiamo cercato questa ricetta, no? Questa applicazione di un compound di resine particolari, quindi una resina che rimane più permanente, una resina invece semipermanente, in modo tale che permetta di andare via e far sì che vada via anche questo foglio, no? Per creare questo effetto screpolato. Insomma, abbiamo creato il prototipo. I tempi quanti sono su una cosa? Mesi? No, la moda non accetta. Oggi siamo già in ritardo. Quindi tu hai fatto anche le nottate, immagino, per le consegne? Allora, nottate mai, ma i weekend li ho lavorati, sì. Ok, allora fermiamoci un attimo, è tutto super interessante, ma come chiediamo a tutti i nostri ospiti, il disco limone, il momento disco limone, che è il disco che proponiamo, che ci ricorda dei momenti, lo chiamo disco limone perché il mio è nato dal mio, che mi ricordo lo mettevo come sottofondo cercando di limonare, e tu hai proposto uno che in effetti fa quell'effetto lì, ed lo vuoi annunciare te? Assolutamente sì, un pezzo iconico di Chris Isaak, Wicked Game. Don't Speak No Doubt, e avevo
non si dice crush in inglese sulla cantante, era bellissima. Cotta, bellissima. Gwen lei. Stefani. Sì, stupenda. Allora, abbiamo quasi finito, abbiamo un po' di informazioni da dare dei prossimi eventi e poi saluti e ringraziamenti. Allora, in primis, venerdì sera, Extra Arigone, Spazio Arigone, il comune apre il parco, questo nuovo parco zona verde tra la stazione e l'università a Cesena dalle ore l'inaugurazione alle ore 16, dalle ore 17 c'è animazione, giochi per bambini, bolle di sapone, meno male perché se non sarei mai andato senza bolle di sapone, e varie altre attività per i piccoli. Poi c'è l'inaugurazione anche dell'allenamento outdoor fornito da Tecnogym, attività sportiva che io e Roberto non vediamo l'ora di andare a fare riscaldamento muscolare. Poi ci sono Skills Challenge 3-point contest, macchina sparapalloni. Bellissimo, questo lo voglio. Contro di noi. Sì, ci voglio giocare. Sì, dobbiamo stare attenti che musica mettiamo, sto ci arrivi in palloni a 60 all'ora. Alle ore 18 c'è un DJ set con un DJ, anzi con due DJ di un fascino, che la musica è la cosa meno importante che forniscono, la loro presenza fai sentire gli angeli che cantano. No, senza scherzi a parte, sono io, Filippo Nadi e Roberto Righi e Franz Collini e anche Nico Boccia. Nico Boccia, perché facciamo la diretta per Radio Centrale, quindi venite numerosi, e questo è venerdì. Poi un altro, gli amanti del vintage, c'è l'Unsane Vintage Festival, fanno il secondo appuntamento in zona a Santa Sofia sabato 20 giugno e domenica 21 giugno, dove potete comprare a peso, al chilo gli oggetti vintage, quindi andate su, c'è il fresco, è lungo il fiume, ci sono attività, musica, food truck e tutto quanto, sarà anche proprio il fresco lassù, io non so dove sia perché mi manca Santa Sofia, però questo è il secondo di 3 eventi vintage molto divertenti per chi ama il vintage. Allora salutiamo Max Mondoverde che sarà accaldato, poverino, tutto sbruciacchiato dal sole, i ragazzi Sarettina e il Papete, però soprattutto vorrei ringraziare Papete venerdì sera festona pazzesca per la Notte Rosa, saluta anche il chef a Bagno Rosa che ci sta ascoltando sicuramente. Chef, ti mando un nuovo cliente che è qui con me, che è Davide, quindi trattalo bene, che sei un po' scorbutica al momento. Lui lo è, però è amabile. E soprattutto vorrei ringraziare un'altra eccellenza italiana autoctona di qua, che è Davide, che è qui con me, che ci ha aperto il mondo a quante le complicazioni dietro un paio di jeans. Già. Che chi l'avrebbe mai detto? Comunque grazie a voi ragazzi, è stato molto divertente. E un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano. Anche quando vuoi. No, io vado in vacanza a breve, quindi puoi prendere il mio posto. Va bene, ti vengo a sostituire, va bene. Facciamo un sondaggio allora. Sì. E grazie a voi che ci ascoltate, noi ci saremo domani alle 6 ore qui su Radio Centrale con me, il grandissimo Roberto Righi in regia e il nostro fluffer Jimmy a più o meno alla stessa ora, che tanto siamo elastici noi, vero Roberto? Noi siamo artigiani, siamo artisti, che il tempo è una cosa in più che non ci interessa. Per Romagna Calling, buon pomeriggio a tutti, a domani.